La posizione è tutta una questione di posizione. Quando nasciamo ci affibbiano dei numeri e quei numeri ci daranno una posizione. La posizione geografica è importantissima. Nascere in un posto o in un altro del mondo cambierà sicuramente il tipo di vita che faremo. Sul lavoro occuperemo una posizione più o meno di rilievo. Nello sport o nelle competizioni in generali avremo sicuramente una posizione in base a delle classifiche. Per quanto riguarda le moto, c'è uno sport che utilizzo un sacco per allenarmi ed è il ciclismo, e anche qui gli atleti professionisti potranno confermare che la posizione è importantissima. Essere nel punto giusto per scattare e fare lo sprint finale in volata è fondamentale, ma prima di arrivare a fare le volate bisogna allenarsi, e parecchio, e la posizione è una cosa fondamentale quando si va in bicicletta. Ormai da circa 7-8 anni la bicicletta è uno dei mezzi che uso più spesso per allenarmi, per cercare di andare più forte in moto ed essere più preparato ed atletico. Come mi è successo spesso nella vita, e come avete visto anche dal video del furgone, sono una persona entusiasta ed energica e spesso mi è capitato di lanciarmi in delle avventure senza sapere bene dove portassero. E quando ho capito che volevo allenarmi per essere migliore per andare in moto, non ci ho pensato un attimo ed ho comprato una bicicletta da corsa e ho cominciato a pedalare senza sapere niente. Ho fatto tutti gli errori che fanno i principianti, la crisi di fame, la posizione sbagliata, e infatti avevo dei dolori di tipo cervicale e la mia posizione era equivalente alla sua. La Coppa Cobram era ormai diventata una gara ad eliminazione. Capito l'errore, ovviamente, e volendo proseguire il mio percorso di ciclista amatore, mi sono informato e ho capito che dovevo fare una visita biomeccanica che mi ha cambiato letteralmente la vita. Ero troppo allungato in avanti, avevo dolori cervicali e l'angolo del mio ginocchio era completamente sbagliato. Ma dove voglio arrivare? A distanza di 3 anni ho avuto la possibilità di andare da Alessio ed Enrico di For Performance a Pederobba, vicino a Valdobbiadene in Veneto, per fare quella che è qualcosa di più di una visita biomeccanica. Ed oggi in questo video voglio raccontarvi che cosa ho fatto. Probabilmente qualcuno si chiederà: ma scusa, ma se sei da loro come fai a essere in bicicletta? Semplicemente ho voluto raccontarvelo mentre vado in bici, per poi spiegare le sensazioni e le modifiche che abbiamo effettuato, che cambiamenti hanno comportato e che vantaggi o svantaggi hanno comportato alla mia pedalata. Quindi adesso facciamo un flashback e andiamo a Pederobba da Alessio ed Enrico. Si trova a Pederobba, paesino immerso fra le montagne e in fianco a Valdobbiadene, che è famosissima per il suo prosecco. Come vi dicevo, rispetto ad una visita biomeccanica, qui prima di tutto si fa una visita funzionale per vedere come è fatto il tuo corpo, l'elasticità e gli eventuali infortuni che hai avuto. Una volta analizzata questa prima parte, mi hanno messo dei piccoli sensori in varie parti del corpo e sono quelli che poi la macchina di Retool andrà a leggere per creare tutti i dati di quella che è la mia pedalata allo stato attuale. La bici viene montata su un rullo smart di ultima generazione che non avevo mai provato, e devo dire che rispetto al rullo classico c'è una differenza abissale. Comincio con un riscaldamento blando e poi partiamo a pedalare. Ovviamente la posizione è la mia e quella con cui ho sempre pedalato. Raccogliamo tutti i dati necessari ed Enrico li legge e li analizza. Le parole sono state: ti spiego la tua situazione. Vai Enrico. Allora, Retool è un sistema che lavora in 3D, quindi tutti questi numerini qui che vedi sono dei numeretti espressi in gradi, oppure sotto abbiamo dei numeretti espressi in distanze, quindi in millimetro. Questi valori qui sono la prima cattura a destra e questa, dopo aver girato la pedana, prima cattura del tuo lato a sinistra. Come vedi, centralmente c'è la differenza tra il tuo lato destro e il tuo lato sinistro. Sono bello asimmetrico, Ma no? La differenza sta tutta a livello di mobilità di caviglia. Allora, gli angoli più importanti per identificare subito quello che è se una posizione è bene o è male: flesso estensione di caviglia, quindi ankle maximum, quando la caviglia è nel punto più basso
della pedalata. Questi sono i valori medi Ok. durante la tua pedalata. Lui acquisisce con una frequenza di campionamento altissima e ci dà questi valori qui. A destra lavori molto con la caviglia spalancata, quindi una caviglia che tende sempre alla flessione plantare durante tutto il ciclo di pedalata. Ok. Per contro a sinistra la pedalata è molto più regolare, con degli angoli molto più sensati. Lascia stare che giallo è male e verde è bene. Negli anni ci siamo costruiti quello che è un database anche personale, nonostante la casa madre rilasci comunque dei range che sono più che altro loro interni a scopo salutistico, cioè nel senso loro dicono rientri in questi range, danni non ne fai, però come vedi ci sono dei parametri che hanno una discrepanza di 10 gradi, quindi 10 gradi è una cosa grandissima. Negli anni, come ti dicevo prima, siamo ritagliati quelli che sono degli angoli nostri interni, dove abbiamo visto che comunque la persona è comoda, non va incontro a problematiche articolari e comunque riesce ad esprimersi bene sulla Anche con l'esperienza di ciclisti che comunque seguite e vedete passare qua, mi sembra di aver capito. Dal ciclista amatore che fa 1000 km all'anno al professionista che ne fa 35.000. L'approccio è identico, il sistema è identico, però questi numeri qui vanno sempre presi con le pinze. Come ti dicevo prima, sono una fotografia di come sei tu sulla bici, però non ci dicono le sensazioni. Vanno interpretati. Non ci dicono cosa dobbiamo fare sulla bici, non ci dicono cosa dobbiamo consigliare a te da fare al di fuori della bici, se devi rinforzare o potenziare qualche tuo comparto muscolare o altro. Quindi oltre a questi numeri qua chiederemo opzioni, dei feedback tuoi su come ti senti in bici, quindi quanto peso hai sulle mani, ad esempio se scivoli sulla sella, se senti pressione sull'anteriore della sella, eccetera eccetera. Queste cose le possiamo supporre sempre in base all'esperienza, però avere una conferma da parte tua è fondamentale. Quindi fammi capire, io quello che dico e che mi sembra di aver capito e visto guardando i dati è praticamente come se fosse l'acquisizione dati della moto. Belli, i dati sono molto utili, però poi alla fine l'esperienza serve sempre per interpretare dei numeri. RedTool ci dà dei dati su cui basarci. Noi vediamo che tu eri alto, che tu sei leggermente arretrato con la sella, però lui ci dice quanto. Lui riesce a quantificare la cosa e a darci dei riferimenti oggettivi. In base a questo, adesso andiamo a lavorare sulla bici, ti facciamo risalire dopo e vediamo cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, in bene, in male, e ci si ragiona assieme. Perfetto. Quindi praticamente allora abbiamo abbassato la sella verso l'anteriore per migliorare la rotazione del bacino, poi abbiamo abbassato il manubrio di 5 mm per scaricare il peso sulle braccia, la sella è stata anche abbassata di altezza oltre che inclinata verso l'anteriore e poi abbiamo chiuso la posizione delle leve, perché in effetti quando noi siamo a riposo il nostro polso è ruotato verso l'interno e non è così, quindi abbiamo ruotato la posizione della leva in maniera che fosse più naturale. Contestualizziamo un po', dalla visita ad oggi è passato un po' di tempo perché volevo avere nelle gambe un po' di chilometri per capire quali sarebbero stati effettivamente i vantaggi, gli svantaggi e i cambiamenti nella modifica della mia posizione. E per provare le mie gambe, come potete vedere, il miglior banco prova per il ciclismo è la salita, e sono venuto qua in Valle d'Intelvi, più precisamente nella salita di Schignano, che è una salitella che faccio ogni tanto per allenarmi e che, non essendo particolarmente ripida, parliamo di 6-7%, è molto bella perché si possono fare diversi lavori. Piccola parentesi, oggi sto filmando questo video con la nuovissima Insta360 One X2 che mi è stata data, e devo dire che rispetto al primo video che ho girato di ciclismo, ed è stato anche uno dei miei primi video sul canale, quello dove ho percorso 200 km, è una figata perché non devo posizionare 500 telecamere,
per cambiare le inquadrature, e soprattutto altra cosa veramente sconvolgente è l'audio. Vi invito ad andare a guardare la differenza che c'è nel video dei 200 km e ve l'ho messo qui sopra. E per mettere alla prova la Insta-One X2 ho deciso, addirittura mi è stato fornito nel kit un adattatore per microfono, e per la prima uscita ho deciso di non usare il microfono e quindi affidarmi solamente ai microfoni della telecamera. Da specificare che la telecamera ha 4 microfoni sui 4 lati, e la figata è che sono autoregolanti. Ad esempio in questo momento, andando in avanti, il microfono anteriore sente che c'è il vento e abbassa automaticamente il livello e dà la priorità al microfono che guarda me per migliorare la qualità dell'audio, e questa roba è una figata. E comunque vi lascio in descrizione il sito di Insta360 dove potete andare a curiosare i prodotti che fanno. Ciao Andre! Allora, cerco di spiegarvi che cosa è cambiato dopo l'intervento di Alessio e di Enrico. Prima cosa che ho notato come cambiamento: il dolore muscolare post allenamento, che si distribuiva di più sulla gamba che aveva subito l'infortunio, ovvero quella meno sviluppata. Questo vuol dire automaticamente che ero tornato a pedalare in maniera molto più simmetrica. Altra cosa molto positiva è stato l'abbassamento della sella e del manubrio, e non di poco, e la cosa che sento è come se la pedalata fosse molto più rotonda e non avesse mai un punto morto. Poi la rotazione all'interno delle leve di comandi al manubrio è sicuramente più comoda. Ultima, ma non per importanza, è stata la grande risoluzione del dolore o fastidio cervicale cui molti ciclisti soffrono, soprattutto se si fanno percorsi veramente molto lunghi, e d'inverno quando fa freddo questo problema si propone più spesso. Questa cosa è migliorata moltissimo, quindi grazie Alessio, grazie Enrico, e spero di avere il tempo per poter fare più chilometri possibili, visto che fra team, backpack, motocross non ne avanza molto di tempo. Devo proporre prossima volta che fanno il mondo le giornate da 48 ore. Bene, siamo arrivati, abbiamo percorso 60 km alla media di 26,6, però oggi bisognava andare un pochino più piano per girare il video e raccontarvi quello che stavo facendo. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, mettete un like, ci vediamo al prossimo video. Ciao!